Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami gemelli le energie disponibili per amore e passioni di aprile 2025. Abbiamo la carta del diavolo, amici dei gemelli. Possibili tentazioni in vista. Potrebbero anche essere costrizioni o condizionamenti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email, nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata, e poi ci sono anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per l'amore. Abbiamo la carta della forza, fante di denari, abbiamo un 8 di spade, è caduta una carta alla recupero, il sole, re di spade, giustizia, diavolo nuovamente e 2 di bastoni. Che interessante, ragazzi. Sapete sempre che quello che dico, diciamo che sono degli spunti di riflessione, potrebbero essere, sono tendenze energetiche, non è detto che vada così, però le letture vi servono perché così sapete come muovervi. Sto mettendo le mani avanti? Sì, perché ho la sensazione, ragazzi, che il mese di aprile a livello relazionale sarà un po' forzato. Partiamo con la carta della forza. Imperatrice. E 5 di coppe. Andiamo a vedere anche il fante di denari. Sacerdotessa. E fante di bastoni. Voglio vedere anche l'otto di spade. 3 di coppe. E fante di spade. Dunque, io qui ho la sensazione, adesso poi andremo dopo a vedere i casi specifici, single, non single e via dicendo, però la sensazione iniziale è che in qualche modo si stia cercando di forzare qualche cosa. Ho la sensazione che siccome la forza è una carta di forte generosità e abbiamo anche la carta dell'imperatrice, io ho l'idea che qualcuno stia assumendo il ruolo di caregiver, di mamma, se vogliamo, uomini o donne che siate, non importa, perché è come se dando all'altra persona o agli altri
pensaste di riuscire a colmare un vuoto che avete dentro. Io ho l'idea che ci sia qualcuno qui che vorrebbe che qualche situazione o relazione si sviluppasse, andasse avanti e si sta forzando un pochettino, si sta spingendo secondo me un pochino. Vi dico che qualcuno potrebbe anche ricorrere ai legamenti o quelle cose lì che io sconsiglio, non tratto e via dicendo, però ho la percezione che qualcuno, pur di avere la persona di interesse vicino, potrebbe anche ricorrere a qualche trucchetto, mettiamola così. Io credo che molti non si fidino o degli altri se siete single in generale, o proprio della persona che avete di fianco. Andiamo a vedere il sole. Cavaliere di coppe. Per qualcuno ci potrebbe anche essere un forzare questa situazione o relazione perché c'è come un'intromissione da parte di un terzo e quindi è come se si volesse arrivare a un risultato. Allora abbiamo un fante di, scusate, un cavaliere di coppe, re di coppe, 4 di bastoni e cavaliere di bastoni, quindi due cavalieri, due carte di movimento. Io credo che i vostri sentimenti siano genuini, ma è la testa che è un po' in confusione. È come se non ci fosse chiarezza mentale o per qualcuno è come se non ci fosse proprio trasparenza. Quando la forza è collegata al terzo chakra e il diavolo è l'ombra del terzo chakra, ok? Quindi è come, ok, voglio questo, voglio mandare avanti questa situazione, voglio questa persona, sto facendo di tutto. Qualcuno potrebbe anche entrare in un clima di ipercontrollo nei confronti dell'altro o nei confronti di se stessi, del tipo, "Ah, no, non faccio questo perché sennò si arrabbia, non faccio questo perché sennò succede X." Sapete, quindi è un'autolimitazione in questo caso. Vi ricordo che la carta del diavolo è sempre una schiavitù volontaria. Cioè, siamo noi che scegliamo di rimanere lì, perché l'essere umano preferisce, non proprio tutti, però diciamo che la tendenza che va per la maggiore è che si stia in una situazione, per quanto brutta, vincolante, tossica possa essere, si preferisce rimanere in una situazione brutta ma che si sa gestire, piuttosto che fare un salto e andare verso il nuovo, verso qualche cosa che non si conosce perché si ha paura che potrebbe essere più brutto di quello che già si ha. E quindi si preferisce molte volte rimanere lì così. Andiamo a vedere il Re di Spade. Abbiamo una torre e un asso di pentacoli. Quindi è come se ci fosse da destrutturare per ricominciare con questo Re di Spade. Potrebbero essere nuove regole. Potrebbe essere quel terzo personaggio di cui vi ho parlato prima, magari non è il terzo personaggio dell'altro, ma è una vostra relazione già esistente. Andiamo a vedere la giustizia. La giustizia mi parla proprio di un disequilibrio, in questo caso, ragazzi. 4 di pentacoli, c'è un attaccamento a una situazione, a un modo di pensare, a un atteggiamento, a un ruolo, a un ideale. Qualcuno potrebbe decidere di rimanere in questa relazione solo perché ha in testa di sposarsi o di avere un figlio, di creare una famiglia, anche se poi magari vi rendete conto, ecco perché il sole.
Se fosse in una situazione come quella di cui ho appena fatto l'esempio, qualcuno potrebbe desiderare come questa maternità, questo sentirsi famiglia e quindi preferire di rimanere in una situazione che non è delle migliori, chiudendo tutti e due gli occhi con il sole. Non è chiudo un occhio e lascio passare, no, no, tappo proprio tutto. Andiamo a vedere questo di diavolo. 5 di bastoni e cavaliere di spade. C'è di nuovo, sento forzatura. Come vi spiego? Sento... Cavaliere di spade di solito denota una certa fretta, quindi può essere che vi potreste sentire forzati ad andare in qualche direzione. Ma questo, ricordatevi che il diavolo è l'ego. Se qualcuno è fisso con qualche ideale, qualche obiettivo, tipo voglio diventare madre, voglio creare una famiglia, voglio assolutamente stare con questa persona, tanto da ricorrere magari anche alla magia nera, vi dico, è una questione di ego, perché l'ego si identifica col risultato, cioè se io ho quella cosa lì, allora sono un vincente, allora la mia vita è piena, allora posso essere felice. E invece no, perché noi non siamo solo un risultato, quel risultato lì, c'è tanto altro dietro. Attenzione perché è una trappola, l'ego. In effetti in questo mazzo c'è un serpente che, diciamo, si fa strada tra le canne di bambù e sono messe proprio come una prigione. Anche qui avete l'otto di spade, che è proprio la carta dell'autoboicottaggio, della prigione mentale, dei pensieri negativi, dell'atteggiamento da vittima. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 7 di pentacoli. E regina di coppe, sentite, io non sento che cambi molto da qua alla fine del mese, sia che siate single, adesso vabbè, quello andiamo a vederlo. Però se avete già una relazione di qualsiasi tipo sia, sento che è come se questo mese vi rendeste conto di quello che vi stringe, di quello che delle trappole che ci sono all'interno o della vostra idea di relazione oppure rispetto alla relazione che state vivendo, l'ideale che voi avete riposto in questa relazione. Fondamentalmente è come se iniziaste a prendere consapevolezza, però vi dico che qui terminiamo con il 2 di bastoni, un 7 di pentacoli, la regina di coppe al contrario. È un periodo d'attesa, fondamentalmente non sento che prenderete decisioni importanti, più che tutto è un mese che vi fa rendere conto, che vi fa ehm, prendere consapevolezza di dov'è il disequilibrio e di come voi stiate andando troppo probabilmente verso l'altra persona e l'altra persona troppo poco nei vostri confronti. Vuoi perché ci sono degli ideali, vuoi perché avete degli obiettivi, qualsiasi sia il motivo non importa, questo fa sì che la relazione sia in disequilibrio e questo mese vi servirà per rendervi conto che cosa vi condiziona con questo diavolo e con questo re di spade. Il re di spade sono le regole, sono anche le rigidità mentali per qualcuno. Attenzione a non diventare ipercontrollatori. Allora, andiamo a vedere i single. Per quello che riguarda i single, occhio a non rimanere attaccati o legati troppo ad un sogno, ad un punto d'arrivo, tipo, non lo so, voglio sposarmi entro i 35 anni, entro i 30 anni, voglio fare un figlio entro X. Eh, Potrebbe anche essere voglio far carriera, prima di magari diventare, diciamo, impegnarmi in una relazione romantica. Ognuno di voi ha la propria realtà, però ho la sensazione che potrebbero esserci delle novità. Vi dico,
Sento un sacco di fermento. Credo che frequenterete un, o un posto, un locale, un qualche tipo di evento dove c'è parecchia gente giovane e potrebbero effettivamente avvicinarsi due persone. Per qualcuno potrebbe essere un allievo, soprattutto se siete insegnanti dell'università, potrebbe essere un alunno. O due. C'è possibilità di scelta, ecco. Nel mese di aprile si risvegliano un pochettino gli animi, diciamo così, e anche gli ormoni. Devo dire che questi due personaggi potrebbero essere ben determinati. In realtà per qualcuno sono tre, c'è anche qualcuno del passato che potrebbe ritornare, vi dirò. Ehm, per darvi un'indicazione, le persone nuove potrebbero essere o della vostra età o più giovani, mentre la persona del passato potrebbe essere più grande. Insomma, c'è fermento in questo periodo. Ehm, io sento che avete degli obiettivi, però il consiglio qui è di non rimanere incastrati in questi obiettivi, del tipo, con la persona adulta, matura, posso raggiungere quel tipo di status sociale, mentre con le persone giovani che andrete a incontrare ad aprile, no, perché magari non hanno ancora una posizione sociale, quindi io non posso raggiungere quel tipo di obiettivo. Però questo è un limite che vi mettete, perché magari quelle persone adesso sono così, poi magari tra 3-4 mesi, non lo so, hanno un'invenzione geniale, fanno i miliardi. È un esempio, però è come autolimitarsi. Qui avete anche l'otto di spade, per cui non date niente per scontato. Devo dire che effettivamente non credo lo farete perché comunque non farete una scelta entro la fine del mese. Più che tutto si tratterà di, secondo me, continuare a frequentare queste persone e identificare quello che voi pensiate essere un punto di disaccordo, un punto di disequilibrio. Si è girata la regina di spade, è come se avesse delle rigidità mentali, ve lo dico, inerente a come deve essere una relazione, alla differenza d'età magari. Per le persone che sono in una relazione. Ecco, allora, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, o come quest'idea. Vedo anche per voi questo dare troppo, questo essere troppo aperti nei confronti degli altri, nei confronti del partner, in questo caso, o della partner. Ma io ho anche la sensazione che ci sia un non so che di sfiducia nei confronti del vostro partner. Potreste anche affidarvi a qualche cartomante, a qualche astrologo nel mese di aprile per avere come delle delucidazioni in più. Perché comunque avete anche solo al contrario, quindi secondo me manca una chiarezza mentale su quelli che sono gli obiettivi di coppia. Ho come questa sensazione. Voi magari vorreste andare, diciamo, più a fondo nella relazione, vorreste più equilibrio, vorreste più partecipazione, secondo me, anche da parte dell'altro. Ma qui con questo diavolo, ragazzi, secondo me non sarà un mese tranquillo, ve lo dico. Potrebbero esserci delle tossicità, potrebbero esserci delle energie nervose, potrebbero esserci parecchi battibecchi. Ehm, io ho quella sensazione lì ed è per questo che c'è poi un due di bastoni alla fine della lettura, come se non foste poi così tanto contenti della relazione così com'è e vi faceste parecchie domande. Io voglio queste cose qui, sto dando tutto me stesso o tutta me stessa, vorrei che ci fosse un po' di equilibrio, ma anche qui c'è la giustizia al contrario, quindi c'è un qualche cosa. È come se aveste un ideale e rimanendo attaccati a questo ideale non vi rendiate conto del fatto che ci siano come dei buchi nel terreno su cui costruire questo ideale. Bisogna riempire i buchi. Il 5 di coppe parla di un vuoto emotivo, ma sento che non andrete a riempirlo nel mese, perché comunque c'è un 5 di bastoni, ci sono come delle lotte, avete due volte il diavolo.
Sento che metterete in discussione certi equilibri della relazione. Qualcuno potrebbe voler come vi posso dire, rivedere quelle che sono le regole del gioco. Vi dico, non sarà un mese proprio tranquillo. Secondo me il mese terminerà con non pochi dubbi. È come se non aveste gli stessi punti di arrivo e quando tiraste fuori l'argomento con l'altra persona, tipo dove vogliamo andare come coppia, che cosa vuoi tu, dove ci vedi tra 5 anni, l'altro cambiasse argomento, si arrabbiasse, come se non volesse affrontare l'argomento. E questo vi salterà proprio all'occhio in questo mese. Per quello che riguarda le relazioni extra, strane, non etichettate, anche lì sento che non è che ci sarà tutto questo entusiasmo da parte vostra nel mese di aprile. Credo che qualcuno inizierà anche a guardarsi in giro, dire ok, forse questo non è l'extra di cui io ho bisogno per colmare quel vuoto che io sento magari già all'interno del mio matrimonio, della mia relazione. Non lo so, aprile è come un mese di punti interrogativi dove non riuscirete a vedere bene, un po' diciamo accecati dai vostri obiettivi, da quello che potrebbe essere l'ego, e un po' perché effettivamente continuate a sentire questo vuoto interno e non capite bene come colmarlo, come cambiare le regole del gioco per colmarlo, oppure qualcuno potrebbe addirittura arrivare a cambiare effettivamente delle regole tra partner e non vedere comunque i risultati che si aspetta. Diciamo che ci vuole un po' prima che l'energia si muove, che dia dei risultati, non è immediato. E quindi qualcuno potrebbe dire, vabbè, io adesso qualche pedina l'ho mossa, vediamo come si sviluppano le cose. È più un mese osservativo, sento, ragazzi. Andiamo a vedere un paio di oracoli. Uh, Qua ce ne sono proprio già tanti. Allora, abbiamo carta numero 8, maestri. Poi abbiamo carta numero 27, animali totem. Carta numero 33, wow, questa carta parla di pettegolezzi. E carta numero 31, quello che c'è sotto la faccia, parla di un iceberg, sotto la superficie, scusate, non sotto la faccia. Beh, potrebbe anche essere cosa nasconde uno dietro la faccia, no? Fa volta faccia. Mi fa così venire in mente che questo 2 di bastoni ha due volti, guarda da un lato e guarda dall'altro. Chissà, magari qualcuno nasconde qualcosa sotto la faccia. Questa carta è molto importante perché vi dice, soprattutto nelle situazioni tossiche, vi dice di imparare in nuovi schemi di comportamento. Quelle regole di cui vi parlavo prima hanno bisogno di essere tagliate. Cioè, se l'altra persona, vi faccio un esempio come un altro, butta i calzini sotto il letto, ok? E tutte le volte siete voi a doverli tirare su e vi siete stufati di questa cosa, ipotesi, cambiate il comportamento, cioè invece di continuare a tirare su questi calzini, a metterli voi nel cesto dei panni sporchi, fateli sparire. Così la persona, il partner a un certo punto arriverà e dove si chiede: ma dove sono finiti tutti i miei calzini? Perché avete il cassetto vuoto? E quindi lì inizia un'altra dinamica di comportamento. Da adesso in avanti tutti i calzini che io trovo per terra li butto. Quindi l'altra persona capirà che fate sul serio perché effettivamente vedrà il cassetto vuoto. Cioè, quindi cambiate le dinamiche di comportamento. Se comportarsi in un certo modo dà certi risultati, come facciamo ad aspettarci che i risultati siano diversi se noi continuiamo a comportarci allo stesso modo? Cambiate lo schema di comportamento, iniziate una nuova realtà, mi viene da dire. Fate attenzione ai battibecchi, ai pettegolezzi,
a quello che gli altri vi dicono, perché è sempre filtrato dalle loro paure, dalle loro credenze limitanti, dalle loro esperienze. Loro non sono voi. Mm? Ma soprattutto l'autoapprendimento io qui vedo. Andiamo a vedere ancora un Ching. 2. Allora, carta numero 7, la coesione, e carta numero 12, la superficialità. Andiamo a vedere nel libro a che cosa fa riferimento. Allora, la carta numero 7 nel libro viene tradotta come la milizia. Per trarre una unità organica ed efficiente da uno stato amorfo è necessaria un'impeccabile organizzazione, le nuove regole del Re di Spade, una amministrazione razionale ed efficiente delle proprie forze. In altre parole, disciplina. Che la disciplina sia fatta di perseveranza è cosa ovvia. Solo insistendo si stabilisce un ordine perfetto. È opportuno, quindi, che vi sia un uomo forte, una personalità vigorosa che diriga, guidi e impegni le energie di ciascuno. Una specie di capo, insomma. Una volta poi che si sia ottenuto successo, non bisogna abbandonarsi alla superbia e alla sufficienza, né divenire ingiusti e intolleranti. La forza è accresciuta con l'accorta generosità. Le possibilità nascoste che sono in noi si alimentano con una saggia condotta di vita. E scusate, l'oracolo numero 12 è tradotto come la stasi invece che la superficialità. E dice: siamo circondati da gente di nessun valore, che si agita, trama, progredisce, sembra che debba sommergerci. È il trionfo della mediocrità, che conquista e trascina i deboli. Regna la diffidenza, la disunione degli animi, la confusione. I mediocri, i mediocri, gli incapaci, i peggiori arruffano, fanno e disfano. I migliori non possono collaborare con loro perché tutto è sbagliato fin dalle fondamenta. Ma non si lasciano smuovere, non cedono nemmeno alle lusinghe, alle prospettive più brillanti. Si ritirano con la coscienza intatta e se ne stanno silenziosi in disparte. E ce lo vedo con questo 7 di coppe. Vi dico, è un mese di osservazione. Vedere quali sono le dinamiche che mettete in atto e che avete bisogno di cambiare per creare una nuova realtà. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace leggerli. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi contattate via mail. Se volete fare questo percorso da soli, potete abbonarvi nella sezione degli abbonati. Scusate il gioco di parole. Nei video riservati agli abbonati tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono meditazioni per sciogliere i blocchi energetici, insomma è un mix, c'è un po' di tutto per quello che riguarda le materie olistiche che mi appassionano. Detto questo, potete comunque andare nelle playlist con le copertine lilla, i titoli dei video si vedono, sono pubblici comunque. Bene ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!